Adesso facciamo delle salse per il bollito, utilizzando comunque le uova sode che durano più tempo. Le salse intendo durano più tempo. Ok, gli lascio anche un po' del bianco attaccato, potete usare anche solo i tuorli se volete, ma preferisco usare anche il bianco. Sono 3 uova intere, sode, poi ci mettiamo un po' di dragoncello tritato che gli dà profumo, mezzo cucchiaino più o meno. Poi mettiamo anche un cucchiaio circa di senape, se avete quella di Digione meglio, o quella in grani, ma l'ho finita quindi usiamo questa qui normale. Poi aggiungiamo dell'olio evo, un pochino subito per aiutare il mixer, e poi lo aggiungiamo a filo dopo. E poi mettiamo anche qualche spruzzata di aceto di mele o aceto di vino se non avete quello di mele, o anche succo di limone. Ora andiamo fino in fondo col frullatore a immersione, così rompiamo anche le uova. Ecco qua. Non staccatevi dal fondo, adesso aggiungiamo l'olio senza staccarvi. Adesso possiamo cominciare ad andare un po' su e giù. Adesso aggiungiamo un pizzico di sale che non abbiamo ancora messo, altro olio, poi vi dico alla fine quanto olio ho messo in tutto per 3 uova. Ci vorrebbe la terza mano per tenere fermo il bicchiere. Vediamo la consistenza prima di tutto, facciamo una prova. Ok, allora è ancora un po' da frullare, anche senza assaggiare, lo vedo già. Molto meglio. Ho preso una vaschettina da metterlo dentro. Allora direi che siamo con la cremosità giusta e ben addensati. Allora mettiamo già in ciotola, così lo vedete meglio come scende. Essendo uova cotte naturalmente durano di più in frigorifero, infatti non le mangiamo oggi ma la mangeremo domani il bollito. Ecco qua, e una salsa è fatta, poi facciamo le altre 2. Adesso ci facciamo una salsa ultra veloce con il mixer. Allora mettiamo il prezzemolo, cerchiamo di mettere più che altro foglie, non gambi troppo coriacei. Facciamo un po' di pulizia veloce dei gambi. Questo è giallo, non lo mettiamo perché ci vuole che diventi una bella salsa coloratina, verdina. Ecco qua, si tirano via proprio le parti più dure dei gambi. Adesso questi li ho tagliati, quindi tanto dure non sono, li ho raccolti dall'orto, quindi taglio le punte di solito. Il peso va un po' a occhio, a seconda di quanto vi piace il prezzemolo, potete metterne anche molto meno. Quasi fatto, più pezzi piccolini. Ecco qua, facciamo anche gli ultimi, questi sono tutti teneri, vai. È stato naturalmente tutto lavato. Poi aggiungiamo uno spicchio d'aglio tagliato a metà e dei capperi dissalati. Aggiungiamo anche 2 uova, io le metto intere, potete mettere anche solo i tuorli, voglio un po' di consistenza e di quantità, quindi le metto tutte e 2 intere, già bollite 10 minuti. Ecco qua. E poi delle acciughe, 6-7 acciughe anche, quindi il sale lo regoliamo dopo, mi raccomando. Ora cominciamo frullare la salsa e aggiungere olio extravergine di oliva a filo. Fermate un attimo, diamo giù a tutto quello che si è attaccato in parete, perché questo è gigante, questo frullatore, quindi si attacca tutto un po' in parete, e dopo andiamo avanti a frullare aggiungendo l'ultimo ingrediente. Aspettiamo. Ecco qua, l'ultimo ingrediente sono 3-4 fette di pane azimo. Se avete della mollica in casa di pane va bene uguale, io gli metto questo perché non ho mollica di pane vecchio. Ecco, quindi aggiungo 3 fette di pane, che comunque è bianco, è secco bianco, e andiamo avanti. Sempre con olio a filo, e adesso controlliamo.
deve diventare una salsa cremosa e ma consistente comunque, non solo liquida. Scusate, dimenticavo, l'ho assaggiata. La regoliamo un attimo di sale senza esagerare, un pizzico, e anche di pepe. Richiudiamo e andiamo avanti, sempre a filo l'olio. Controlliamo anche la densità, a me piace già così, perfetto. Possiamo metterla nella ciotolina, ecco, la mettiamo qua. Bella pienotta, questa la lasciamo da parte, se no la mettiamo in un vasetto. E anche la salsa verde, anche se non quella tradizionale, l'abbiamo fatta. Allora, in una ciotola da mixer mettiamo un po' di mostarda di frutta, mettiamo 2 ciliegine piccoline, poi tagliamo i pezzi più grossi, tagliamo un po' di tutte le frutte un po' più grosse, così, pezzettini, Attenzione a quelle che hanno il nocciolo, mi raccomando, quelle non le mettiamo, se no distruggiamo il mixer. Un po' di questa. Questa la possiamo mettere intera, tanto ne abbiamo ancora un'altra. Quindi mettiamo questa qua, per fare la quantità che vogliamo, circa un mezzo vasettino. E dopo vi do le dosi. Ecco, ora aggiungiamo un po' dello sciroppo all'interno, circa metà anche di questo, del suo sciroppo, ecco qua. Poi aggiungiamo un po' di vino bianco o del marsala, circa un cucchiaio. Col frullatore ad immersione lavoriamo un po' la frutta. Ecco qua. Ora nel pentolino, fate scaldare il pentolino sul fuoco ben caldo, versiamo la composta con tutto il suo sciroppo, passiamo al minimo, mi raccomando, così, e ci mettiamo dentro anche uno zest di limone biologico, così gli dà quell'aroma agrumato. Adesso facciamo ritirare un pochino, mescoliamo bene, non troppo, giusto 2 minuti sul fuoco e la togliamo, solo che si addensa bene come salsa. Questa rimarrà ovviamente leggermente più liquida delle altre salse, non c'è una corposità, ma sulla carne è fantastica e molto più delicata che mangiare il pezzo intero di mostarda di frutta. Ecco, ancora un minuto e la togliamo. Il sapore è fantastico. Ecco, ora la spegniamo, togliamo il limone e la versiamo nella ciotola, perché si sta già addensando troppo, se no non va bene, troppo densa, così è perfetta. Adesso ovviamente raffreddandosi si solidificherà anche un pochino. Voilà, anche questa salsa alternativa per il bollito è fatta. Vedete che comunque ha una bella consistenza da mettere sulla carne, è perfetta. Buon appetito!